Come tante piccole tessere di un puzzle, pian piano stanno arrivando modelli uno dopo l'altro che ci permettono di generare ogni tipo di cosa sul nostro computer. Oggi ne arriva uno che aspettavamo da tanto, che ci permetterà velocemente e con ottimi risultati di generare un qualcosa tipo questo. Ace step, you never go back. Ace step, you never go back. Ace step. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Era forse l'ultima cosa che mancava ancora nella generazione, perché sì, era possibile farlo in altri modi, ma erano tutti sempre un po' o troppo lenti o con dei risultati poco interessanti. Ora finalmente riusciamo ad avere un'ottima generazione in veramente pochissimi secondi, riuscendo a fare un sacco di impostazioni, riuscendo a mettere tutto quello che vogliamo e con un modello che ci segue praticamente sempre. Parlo di Ace Step, che nella sua prima versione già stupisce abbastanza. Oggi lo vedremo in due modi, ovvero sia tramite la sua interfaccia Gradio e sia tramite i nodi ufficiali di ComfUI. Perciò andiamo a vedere subito la prima parte su come installare e utilizzare l'interfaccia Gradio con Ace Step. Allora partiamo dalla pagina GitHub di Ace Step. Questo progetto è fatto in collaborazione fra Ace Studio e StepFun e viene presentato come un modello capace di prendere i lati positivi dei modelli già disponibili per fare tracce audio. Qui viene spiegato brevemente, ma il lato positivo è proprio il riuscire in pochi secondi o minuti a farvi una canzone e a farla in modo più che accettabile. Qui come sempre abbiamo le news e gli updates. Questo è arrivato veramente poco tempo fa, che è Rap Machine, che dovrebbe essere specializzato nel fare il rap, e questo aggiornamento qua sotto è dedicato a chi ha una scheda video con VRAM da 8 GB. Poi vedremo come lanciare questa web UI, ma usando questo passaggio e installando Triton per Windows dovrebbe aiutarvi ad abbassare il consumo di VRAM. Quando c'è di mezzo Triton c'è sempre qualche dubbio che viene fuori, perché su Windows non è digerito tantissimo da queste web UI. Su Linux è già più facile riuscire a fare qualcosa in più. Al di là di queste notizie, qua se scendete vedete l'architettura del modello, se volete guardarvela più in modo dettagliato, e qui abbiamo un po' le qualità di questo modello in un riassunto sui vari punti a suo favore, fra cui diversi stili e generi da poter usare usando strumenti diversi, supporta 19 lingue e fra le 10 che performano meglio c'è anche l'italiano, fortunatamente, ma stanno lavorando su questo piano. Potete usare diversi strumenti e poi ci sono tantissime altre cose sulla voce, sulle variazioni, potete fare poi anche delle modifiche successivamente sull'audio generato, moltissime cose. Ovviamente è impossibile vedere tutto in una sola guida. Oggi vedremo come installarlo e come utilizzarlo in questa prima parte con la versione Gradio. Vediamo qua anche la roadmap arrivata alla Rap Machine, ma vedete che il prossimo step dovrebbe essere teoricamente la versione 1.5, visto che ora siamo alla 1.0, ma andiamo a vedere proprio come installarlo. Allora, dobbiamo ovviamente avere già due cose sul nostro computer. Se già usate queste web UI e già fate i cloni delle repository siete già a posto, ma se partite da zero avete bisogno prima di tutto di Git per fare i comandi Git, successivamente di Python installato. Qui consigliano almeno la 3.10. Dove li scaricate questi software? Allora, il primo bisogna andare sul sito di Git, da cui fate download for Windows e qui scaricate l'installazione a 64 bit. La installate. Per usare i comandi Git non dovete impostare niente di particolare, fate sempre avanti e siete già a posto così. Mentre per Python, che servirà dopo, richiede la versione 3.10, perciò andiamo sul sito di Python. Qua in alto fate downloads e qua sotto potete scegliere che versione installare. Non c'è una preferenza particolare, ma solitamente consigliata la 3.10.9. Io per esempio ho la 3.10.1
3.11 viene vista praticamente allo stesso modo. Finché rientrate nella 3.10 va tutto bene. Se volete andare sul sicuro e usare anche altre web UI che spesso consigliano questa versione, installate questa. Una volta dentro andate qua sotto e fate il download della versione a 64 bit e la scaricate. L'unica cosa alla quale dovete fare attenzione è che durante l'installazione c'è da spuntare il path per fare in modo che la installi come path di sistema. Mi raccomando, spuntatela quella casella perché sennò poi avrete problemi più avanti. Torniamo sulla pagina di GitHub. Ora possiamo fare tutti i vari passaggi. Io per farvi vedere lo farò sul desktop, ma potete farlo direttamente dove poi volete tenere AceStep. Faccio una nuova cartella, la chiamo magari provvisoria, entro dentro e qua in alto faccio cmd e faccio invio. In questo modo vi apre il prompt dei comandi direttamente in questa cartella, vedete? Copiamo questo comando, voi fate tasto destro e ve ne incolla direttamente, fate invio e a questo punto vi ha copiato tutta la cartella. Se entriamo dentro e saliamo qua su, vedrete che sono paritarie le cartelle, ha proprio copiato tutto così com'è. Torniamo giù all'installazione, dobbiamo entrare dentro, perciò fate cd AceStep col prompt che avete ancora aperto, fate invio e siete dentro la cartella. Questo passaggio l'abbiamo già fatto perché avete già installato Python. Ora dobbiamo creare la cartella venv. Non usiamo l'opzione A con Conda, ma usiamo l'opzione B con Python. Siamo già dentro la cartella e facciamo questo comando per dirgli creami una cartella venv usando Python dentro a questa cartella e fate invio. Lui qua dentro inizia a creare questa cartella venv e mette tutti i file di Python che gli servono. Ovviamente userà la versione che avete installato e spuntata come path. In questo caso, se avete messo la 3.10.9, sta usando Python 3.10.9 per fare questa cartella e ha finito. Torniamo di qui, possiamo dirgli di attivare la cartella perché ogni volta che installate qualcosa legato a queste web UI deve esserci la cartella attivata venv e per farlo copiate questo comando, lo incollate e fate invio. Qua a sinistra deve comparire il nome della cartella creata, che in questo caso è venv, vedete qui, fra parentesi vuol dire che è attivata, e da adesso in poi possiamo lanciare tutti i comandi. Scendiamo qua sotto e possiamo installare i torch. Se però noi facciamo questo comando così com'è, ovvero impostato per installare gli ultimi PyTorch 2.7.0 in questo momento, ma dipende da quando guardate la guida, in versione CU126, se lo fate così e fate invio, molti file li recupera, ma ce n'è uno su cui si ferma e vi blocca l'installazione. Questo problema c'è in questo momento, non so come mai abbiano fatto questo cambiamento, ma questa versione di Typing Extension non c'è più nel repository dove va a cercare i file. Per sistemare questo problema incollate sempre il comando, ma dovete aggiungere qua quello che lui non riesce a cercare, non questo comando qui, ma come è scritto qua sopra, e cioè lo copiate da qua, lo incollate qua sotto, qua mettete l'underscore, a seguire fate doppio uguale e la versione che lui ha trovato ma che non ha installato perché non gli è stato detto di installare quella, la 4.12.2. Ovviamente tutti questi comandi li troverete poi in descrizione per fare anche prima se volete evitarvi questo passaggio, ma era per farvi vedere che in questo momento c'è questo problema che non dovrebbe esserci. Se voi adesso fate invio non si fermerà più a fare questo problema, ma riuscirà ad andare oltre e a scaricare tutto quello che gli serve. Vedete, in questo momento ha trovato quello che stava cercando e ora riesce ad andare avanti. Sta mettendo i torch 2.7.0 CU126 per Python 3.10. Ci mette un attimo, ma poi alla fine arriva in questa situazione. Spesso queste web UI vi avvisano che il pip non è aggiornato. Il pip sarebbe colui che si occupa di installare i pacchetti, ma non è necessario aggiornarlo. Se proprio volete farlo per un vostro scrupolo, copiate questo codice, fate incolla e gli date l'ok. Lui scarica la versione aggiornata e così avete anche il pip aggiornato, ma non è necessario farlo questo passaggio. Torniamo sulla guida e vediamo che fatto questo ci manca questo passaggio qua. Lo copiamo così com'è, incolla e facciamo invio. Ovviamente lasciate sempre la stessa finestra del prompt aperta perché deve esserci la cartella attivata e almeno andate tutto in successione. Fatto anche questo passaggio ci mette un po' per fare tutta l'installazione, ma lasciatelo fare finché non torna in questa situazione col puntatore che lampeggia. Ora, già che ci siamo, proviamo a mettergli su Triton in modo tale da vedere se questa cosa va come dovrebbe andare, e se saliamo su dove c'è la notizia basta copiare questo comando. Ovviamente abbiamo già la cartella attivata, faccio incolla e do invio. Ok, dovrebbe essere riuscito a installarlo. Non so se questa versione va bene già così, volendo si potrebbe cambiare facendo così e mettendo poi un'altra versione, perché anche su FramePack era stata installata un'altra versione che funzionava. Non si sa mai bene qual
file e mettere su. Ora, per lanciarlo basterebbe fare come ci dice qua sotto, usare questo comando. Voi lo copiate, lo incollate qui e questo è l'avvio di base. Fra un attimo vi faccio vedere come fare il bat per fare in modo da evitare di dover aprire prompt e fare tutto a mano, ma se voi volete si possono aggiungere dei flag quando lo avviate. Qui ci sono dei comandi per dirgli dove sono i checkpoint, o per esempio se state usando macOS dovete dirgli di non usare il BF16, oppure come vedevamo prima, visto che abbiamo installato Triton, in questo momento sarebbe da dargli questo avvio così. Invece di farlo normalmente in questo modo gli aggiungete anche tutti questi flag. Voi fate proprio tasto destro, nuovo documento di testo, quindi vi crea un txt. Al suo interno mettete questi codici. Il primo è quello per fare l'update. In questo modo, facendo un file bat, quando gli fate sopra doppio clic, lui apre il prompt e fa il git pull e vi aggiorna la cartella. Il secondo è per avviarlo proprio, attiva la cartella venv e dopodiché avvia a step. Ovviamente se voi volete avviarlo con questi comandi dovete aggiungere tutta questa parte qua. Creati questi file, basta che cambiate l'estensione come bat, gli dite di sì, anche l'update, magari fate prima un update nel dubbio ci sia qualche aggiornamento e successivamente fate il run, o chiamateli come volete voi, non devono essere proprio chiamati così, però devono essere .bat. Ma come primo avvio togliamo questi valori e avviamolo come ci dicono nella parte più bassa, cioè lo salvo così, chiudo e dalla cartella gli dico run bat, chiudendo le altre finestre di prompt che non mi servono più. Dategli sempre un po' di tempo, che anche se lo vedete che non sta facendo niente, qualcosa la sta facendo. E dopo un po' arriverà il link per poter aprire l'interfaccia. Voi tenete premuto CTRL e fate clic. L'interfaccia, allora vediamola velocemente, è sempre Gradio, che è l'interfaccia che piace a tanti. Qui verranno messe le vecchie generazioni, quindi se fate una generazione, la chiudete e la riaprite, potrete recuperare i dati che avete messo da questo menu a tendina. Audio duration vi dice che può essere fra i 30 e i 240 secondi. Se lo lasciate a -1 fa lui, prende l'iniziativa lui di quanto farvelo. Se cambiate questo valore inizia a darvi la possibilità di impostare quello che volete. Se vedete comunque non parte da 30, parte da meno, ma probabilmente lui consiglia fatelo da 30 a 240 per avere un buon risultato. Il formato potete scegliere fra MP3, OGG, FLAC e WAV. Se lo usate così è text to music. Se invece volete fare audio to audio, abilitate questa spunta e potete partire da una canzone sulla quale poi fare le modifiche. Qua a fianco avete i LoRa da poter aggiungere, adesso ce n'è uno, ma di base potete lasciare non. Per quanto riguarda i text, dopo in ConfUI vediamo più in dettaglio, però qua vi dà già un'idea. Vedete qua mette una serie di sia stili che anche strumenti o termini usati nella musica, ma qui a fianco c'è il preset. Se voi mettete modern pop, lui modifica in base a questo preset. Ovviamente potete sceglierli già fatti o fare custom e riempirlo come preferite voi, perché se fate un qualcosa di più coerente tutto insieme dà un risultato migliore. Se mettete delle cose a caso potrebbe venire qualcosa di bello anche, però generalmente è meglio seguire una linea se cercate di fare una determinata canzone. Qua sotto abbiamo il testo e vedete che supporta la struttura del tipo verse, chorus, bridge per separare le varie parti del testo. Poi abbiamo anche l'instrumental o inst per generare un pezzo strumentale e non supporta la struttura dei tag per il genere nel testo, infatti viene messo qua sopra però. E vedete com'è verso, verso, coro, verso, bridge e verso ancora. Così di base se voi fate genera qua sotto parte fa la canzone e siete già a posto. Se invece volete addentrarvi nelle impostazioni qua sotto ce ne sono altre. Il più delle volte lasciare le impostazioni come sono di base dà il risultato migliore. Se invece volete lanciarvi un attimo, qui qualche spiegazione ve lo dà. Di base il senso degli step è sempre lo stesso, probabilmente se li aumentate un pochettino magari migliora anche un po', ma c'è sempre un range massimo e minimo dentro a quale stare. Io solitamente non scenderei sotto a quello consigliato da loro, tenderei a farlo un pochettino più alto e vedere se questa cosa può migliorare. Più delle volte però spesso non cambia assolutamente niente. Qua spiega che se il Guide and Scale Lyric e il Guide and Scale Text sono superiori a 1, cioè questi qua sotto li avete aumentati, il Guide and Scale non viene applicato, quindi è indifferente come l'avete impostato questo se questi due li aumentate. Questo, da quello che ho capito, tende a migliorare
quanto segue il testo e quello che gli avete detto, e da come dice si applica solo al CFG. Lui consiglia di partire col Guide and Scale Text, che è questo qui a 5, e il Guide and Scale Lyric a 1.5, tipo qua. Da questo punto in poi questo ovviamente non viene più considerato e potete vedere se aumentando o diminuendo questi due valori riesce a generare meglio la vostra canzone. Ma io vi direi partite tutto a zero e fate piccoli passi alla volta per capire qual è la base e poi come vanno a migliorarsi le cose. Se poi passiamo agli advanced settings, abbiamo un po' di impostazioni avanzate. Come dicevo prima, molte cose sono già sul raccomandato e difficilmente andrete a modificarle queste cose, però se volete potete lanciarvi per esempio lo scheduler type. Euler è consigliato, c'è anche anche il CFG type, APG è consigliato, da come dice CFG e CFG star sono praticamente la stessa cosa, però come dicevo sono tutte impostazioni che loro lasciano per poter sperimentare. Questa cosa è ottima sempre, avere delle impostazioni modificabili è sempre positivo, ma non è detto che dovete per forza cambiarli. Se volete lanciarvi a fare delle modifiche, qui comunque è spiegato cosa vanno a fare. Per esempio questo, se viene aumentato, può ridurre gli artefatti, ma non penso che basti mettere 100 per aver risolto la situazione. È tutto da considerare insieme alle altre impostazioni, quasi mai basta cambiare un solo settaggio per avere grosse differenze. Per il momento lo lasceremo così. Un'ultima cosa, se non vi piace l'interfaccia nera, qui in settings potete mettere light e ve la mette bianca se vi piace di più, ma io preferisco nera e faccio dark, o lasciate system. Qua la lingua non c'è italiano, ma tanto comunque non traduce l'interfaccia, potete lasciarla pure così. E facciamo genera. Ok, è partito a generare, vedete che è abbastanza veloce, sta mettendo veramente pochi secondi e ok, ha generato la nostra canzone. Proviamo a sentire cosa ha fatto. Neon lights, they flicker bright. City hums in dead of night. Se pensate che ci ha messo pochi secondi per fare questa cosa, è abbastanza incredibile. Ora possiamo fare una seconda parte di editing, ovvero un retake, e dirgli rifammela con una variazione di X, e in questo caso ci farà una nuova canzone sulla base di quella precedente. Proviamo a farglielo fare, vediamo sempre la tempistica. In questo momento sulla mia sta prendendo un po' di giga di VRAM, non è leggerissimo su quel lato, però è comunque estremamente veloce. È riuscito a farla, vediamo com'è. Neon lights, they flicker bright. Vediamo com'era originariamente. È abbastanza simile, ma forse perché il variance era un po' basso. Aumentandolo un po' di più sicuramente potremmo avere una differenza più marcata, ma vedete anche come equalizzazione sono un po' diverse. Ma qua sotto, se volete aprirlo, c'è tutto il cambiamento che è stato fatto in relazione al retake. Se invece facciamo repainting, possiamo dirgli un po' di cose, cioè quando parte, quando finisce, quanta è la variazione, da che punto arriva la fonte, e insomma potete veramente modificare un sacco di cose. Poi c'è l'edit, se volete andare a cambiare qualcosa anche del testo, in che punto deve partire a modificare, sempre da che sorgente. Ovviamente non vediamo tutto in dettaglio perché capite che sarebbe una guida abnorme. O se volete estenderla la canzone, da che parte, da sinistra, da destra, sempre da dove deve partire come sorgente, perché non è detto che dovete partire dall'ultima canzone che avete generato, ma potete anche aprire l'interfaccia solo per fare questa parte, caricate la canzone e gli fate fare l'extend. Questi risultati ve li sta mettendo qui in output. Se voi andate avete sia la vostra canzone elaborata e sia il vostro JSON legato. Perché il JSON? Perché quando tornate qua su, al prossimo avvio qua avrete la lista delle generazioni che avete fatto, e se le lasciate con gli stessi nomi potrete capire qual era quella che andava bene e a quel punto ricaricarla nello stesso identico modo. Per come è fatta, secondo me è assolutamente incredibile, perché rispetto a quello che c'era prima bisognava veramente aspettare un sacco di tempo per avere dei risultati poco utili, mentre adesso qua si ha una modifica completa
completa di una canzone con un sacco di impostazioni e di tools integrati all'interno. L'unica problematica è che purtroppo non funziona quello che dicono loro, almeno io non sono riuscito. Ho fatto anche le prove mettendo un'altra versione di Triton e anche le librerie aggiuntive di Python, ma purtroppo non sono riuscito a generare con questo comando, dà degli errori e vi faccio vedere esattamente questi. Tutti questi errori vanno via nel momento in cui si toglie questa cosa del avviarlo con il torch compile. Magari probabilmente facendo altre prove si riesce a passare oltre, però bisognerebbe capire un attimo qual è il problema, ma ogni volta che c'è Triton in mezzo è sempre abbastanza un problema. Sembra non essere fatto molto bene per Windows e crea tante problematiche, ma se nel caso riuscite a farlo andare a ottimizzare un po' l'uso di VRAM, magari scrivetelo nei commenti, perché è anche difficile uscirne da queste problematiche. Non tanti su Windows riescono a farlo andare, sia Triton che tutte le cose che usano Triton a sua volta, ma su alcune WebUI ci riusciamo, su altre è più complesso. Però non usando questo avvio, ma usando l'avvio che viene mostrato qua sotto, ovvero quello più semplice, riuscite a usare comunque la WebUI e a generare le canzoni in una tempistica veramente incredibile e con un sacco di impostazioni. E vista questa interfaccia, ora possiamo passare a quella amata da tanti altri, che è ComfUI, dove abbiamo i nodi ufficiali e che probabilmente più avanti si aggiungeranno un sacco di altri nodi dove poter ampliare i workflow generati con A-Step. Partiamo da Hugging Face a questo giro. È praticamente la stessa pagina, ma possiamo vedere qualche dettaglio in più, fra cui anche il fatto che è un modello da 3,5 miliardi di parametri. In realtà non andremo a scaricare questa versione, perché questa versione è quella che usa la versione Gradio, con più modelli, più cose che vengono utilizzate poi in modo diverso. Noi andiamo sulla pagina di ComfUorg che ha fatto appositamente. In File and Version scaricate questo modello qua e lo mettete in download. A seguire passiamo sulla pagina che ha creato ComfUorg, dove un po' spiega tutto come funziona, dove ci sono i workflow se volete guardarvela in dettaglio, ma è quello che essenzialmente andremo a vedere successivamente sul workflow che ho sistemato io anche sulla base di queste pagine. E insieme a questa poi ci sono anche i ComfUI example, dove qui hanno messo il modello da scaricare, che è sempre quello che state scaricando in questo momento, che va messo in models checkpoint, ma adesso vediamo in dettaglio, e questo flag che contiene il workflow. È pazzesco come tutti i file che vengono generati da ComfUI contengano sempre il workflow all'interno, perciò se voi scaricate questo file e lo trascinate in ComfUI avrete il workflow di A-Step. Ma andiamo direttamente su ComfUI. Io l'ho già aperta, ma prima di aprirla andiamo nella sua cartella e vi consiglio di fare questo giro. Prima di tutto update e fate update ComfUI bet. Questo aggiorna il front-end di ComfUI e vi consiglio di farlo ogni volta che l'aprite. Vi chiede solo di schiacciare invio nel caso c'è da aggiornare, ma altrimenti è già aggiornata e chiudete semplicemente la finestra, dopodiché la avviate e vi trovate qua su ComfUI. E come sempre facciamo manager e update all, e nel frattempo che aggiorno magari guardate anche gli aggiornamenti che sono arrivati, se c'è qualcosa che vi può interessare. Qui appunto parla di A-Steps e come sempre potete vedere la versione che sto usando io, che è la 0334 del 5.12 con il manager alla 3.32.2. Finito di aggiornare, riavviate e fate quello che vi chiede e torniamo su ComfUI. Se questa WebUI non l'avete mai usata, come dico sempre, io ho fatto una guida che, anche se un po' vecchiotta, vi spiega un po' tutto quello che è ComfUI, come partire, come imparare a usarla, cosa sono i nodi e tutto quanto. È un po' diversa l'interfaccia, ma solo perché se cliccate setting e andate in menu vi ritrovate questa versione che è quella vecchia. I nodi sono praticamente gli stessi, però ora è come lo vedevate prima, andando qua nell'ingranaggino, facendo top, torna così. Forse la vedete un po' diversa solo perché io sono andato in setting e ho modificato un po' l'appearance light graph, potete un po' personalizzarla e farla un pochettino più carina. Altrimenti recentemente ho pubblicato un podcast con 3 episodi dove spiego questa WebUI a un mio amico che non sapeva usarla, e così unendo le due guide potete entrare nel magico mondo di ComfUI e imparare ad usarla.
Il modello dove lo mettiamo? Andiamo su ConfUI, la sua cartella, poi ConfUI in Models, Checkpoint. Io ho fatto la cartella A-Step, ma non siete costretti a fare cartelle, potete buttarli dentro così come sono, e l'ho messo qua e l'ho rinominato per capirci meglio io, ma neanche questo siete costretti a farlo. Messo in quella cartella possiamo caricare il workflow. Tra l'altro vedete hanno anche cambiato il logo, adesso c'è questa C in particolare. Faccio workflow, open, io sono nella mia cartella clonata da GitHub e nella prima cartella Ace Step trovate i miei due workflow. Uno è Music to Music e l'altro è Text to Music. Apriamo il secondo, che è quello base. Come sempre, quando non avete i nodi di un workflow vi avvisa che dovete aggiungerli, ma in realtà a questo giro sono tutti di ConfUI perché sono tutti di base. Non dovrebbe farvi questo avviso, anche perché nel dubbio sto guardando meglio, non ci sono etichette, non dovrebbe farvi errori. Se non vedete dei nodi è solo perché non avete ConfUI aggiornata a questa versione, di conseguenza dovete aggiornarla. Quello che può dirvi è che se avete modificato il nome del modello vi chiede se volete scaricarlo perché ve lo fa in automatico. Se lo avete già, diteli ignora e di non chiederlo più. Se non l'avete ancora scaricato potete farlo in questo momento che caricate il workflow. Io però come sempre preferisco farvi vedere Hugging Face e come giostrarvi con quel sito in modo da capire bene GitHub, Hugging Face e tutti questi siti che sono di vitale importanza per generare con queste cose. Qua vediamo che la cosa è estremamente semplice. Abbiamo il caricamento del modello che come sempre se non lo vedete bene fate R, vi fa l'aggiornamento dei collegamenti, dopodiché dovreste poterlo caricare. Lui ha già dentro tutto, il model, il clip, il VAE. Abbiamo a seguire il prompt dove potete mettere sopra i tag e sotto come è fatto il testo. Qui vi ho fatto una guida completa partendo dalla pagina di ConfUI che vedevamo prima. La parte con i tag e la parte con i testi. Con queste nuove note che sono veramente fantastiche e che si basano sulla formattazione di GitHub, avrete modo di vedere tutto quello che serve come esempio per fare una buona canzone. Non c'è tutto quello che potete mettere dentro, ma sono degli esempi, in modo tale che sapete che potete mettere cyberpunk, electro, soft electric drum e poi potete mettere i tipi di scena, gli elementi strumentali, tipi vocali. Questi sono scritti in inglese perché dovete metterli così in inglese, mettete delle virgole come sono messi qua sopra e potete comporre tutti quelli che sono i tag della canzone. A seguire poi abbiamo proprio il testo della canzone che si può dividere in outro, verse, chorus, bridge e potete specificarli in che lingua deve essere mettendo queste parentesi tipo IT ve la fa in italiano o potete magari fare delle parti in italiano, delle parti in altre lingue. Potete sbizzarrirvi a fare quello che preferite. Il model passa tramite un model sampling che è sempre di Stable Diffusion 3, ma in realtà ormai questo potrebbero chiamarlo anche in un altro modo perché la cosa importante è il codice che c'è dietro, non tanto il fatto che sia stato chiamato Stable Diffusion 3. Mentre il conditioning, il positive passa direttamente dal test encode di A-Step Audio, mentre il negative dal conditioning zero out perché non c'è un vero negative, anche perché non avrebbe molto senso. La latent invece è quanti secondi e quante canzoni volete realizzare. Come vedevamo prima in Gradio, il massimo era consigliato 2,40 partendo da un minimo di 30. Considerate questo range, di conseguenza provate a generare. Spesso aumentando troppo il tempo si tende un po' a perdere un senso nella canzone, però in generale qua comunque riesce a fare buoni risultati. Il batch size, come dicevo, è se volete fare più canzoni una dopo l'altra. Se nel dubbio volete provare a fare 5 tracce, ogni volta cambiare il seed e avrete in un'unica generazione già 5 risultati. Qui come sempre, quando si ha a che fare con modelli di questo tipo, solitamente non si va a cambiare molto le impostazioni, però potete sempre lanciarvi a fare dei test, a vedere se cambiando il sampler name o lo scheduler si può migliorare, così come gli step e il CFG. La cosa bella di ConfUI è proprio il poter andare a modificare i valori. A seguire poi abbiamo il decode e poi il salvataggio sotto audio chiamato come A-Step. Questo significa che se voi andate nella cartella output avrete la cartella audio e qua dentro i file verranno chiamati come lo impostate voi. Di base qua è A-Step e poi verrà il numero successivamente. E qui è fatta, è finito il workflow. Più semplice di così non c'è. La cosa difficile è riuscire a fare una bella canzone mettendo il giusto testo e i giusti tag. Però se vogliamo generare,
possiamo vedere che come tempistiche assomiglia abbastanza alla versione Gradio, con un consumo di VRAM però che è sensibilmente più basso. In Gradio mi andava a prendere quasi 19 giga, qua invece me ne ha presi 10, con un risultato, vediamo com'è. Direi che è più che accettabile. Se poi abbiamo bisogno di fare un music to music, chiamiamolo così, o un audio to audio, apriamo l'altro workflow, sempre workflow open, e abbiamo l'M2M o music to music. È praticamente la stessa identica cosa, ma quello che andiamo a variare è il fatto che qua possiamo caricare una canzone. Ok. Qua sopra in alto, invece che saxophone jazz, gli mettiamo guitar rock. Vediamo cosa fa. Rimane sempre il discorso di prima, che uso le stesse identiche cose, infatti la nota l'ho lasciata uguale e spero possa aiutarvi. Stesse impostazioni, stesse cose, e vediamo cosa ha fatto. E quello originale era... Qua effettivamente non vi fa impostare la variazione. Che però potrebbe essere effettivamente, ora che ci penso, il denoise, ma come sempre si possono fare 1000 tentativi. Anche qua vedete c'è un lyric strength che può andare a influenzare o meno quello che avete messo nella parte qua sotto. E personalmente uno strumento così con degli ottimi risultati era quello che secondo me serviva veramente, soprattutto quando le generazioni sono così veloci e non creano molti problemi. Poi, come dicevo prima, qua su ComfyUI ho notato un consumo di VRAM sensibilmente più basso. Quello che andiamo a perdere al momento con i nodi ufficiali sono tutte le parti successive, come il retake, l'inpainting o anche l'estendere le canzoni. Verranno aggiunti dei nodi o magari sono già disponibili adesso per fare queste cose, ma come sempre è impossibile riuscire a vedere tutto insieme, perché spesso queste cose escono in momenti diversi e separati. Però sicuramente questo è un ottimo risultato secondo me. Come avete visto, generare con 8step è veramente semplicissimo e velocissimo. Con l'interfaccia Gradio avete un sacco di impostazioni e un sacco di tool annessi, che probabilmente arriveranno poi su ComfyUI con altri nodi, se non ufficiali comunque paralleli, come succede sempre. È in arrivo anche la versione 1.5, quindi probabilmente lo miglioreranno sempre di più questo modello, ma vi faccio sentire qualche prova che ho fatto, qualche stile diverso e qualche canzone con il testo, così vi fate un'idea su quello che si può generare. Mancava Ace per generare, ora c'è lui, te lo fa fare. Ace, canzoni complete, canzoni complete. Ace, canzoni complete. Avete visto che spazia tantissimo, ovviamente non è sempre perfetto, bisogna lavorarci un po' su, e l'evoluzione di un modello così può solo migliorare i risultati, però finalmente è arrivato anche questo. E a questo punto possiamo generare immagini, video, audio dei video e musica, quindi se volete fare un film, un cortometraggio, un qualcosa del genere, ora avete tutti i modelli per generare il locale sul vostro computer, sulla vostra scheda video. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e mi raccomando, se vi piace il video, come sempre mettete un like
like. Se volete c'è il server Discord dove potete mettere gli errori che vi capitano in queste web UI o comunque far parte della community e condividere anche le vostre creazioni se volete. Ma se volete supportarmi c'è anche la pagina Patreon dove condivido cose che non riesco a condividere sul canale o anche workflow che anticipano un po' le guide che usciranno prossimamente. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!